bambini cominciano a parlare è emozionante. C'è un posto dove ho mangiato il gelato più buono del mondo, ma non mi ricordo dove. Come prepara il tiramisù mia sorella? Non lo prepara nessuno. Oggi ci concentreremo su 3 avverbi, come è evidente dalle frasi della mia introduzione. Sono 3 avverbi molto comuni in italiano, molto usati e che ti servono nel tuo parlare italiano. Ci soffermeremo sul loro significato. Impareremo ad usarli in modo corretto e ne impareremo il senso, altrimenti io che ci sto a fare qui? Parlo di quando, dove e come. Come sarà l'ultimo, perché è quello con più eccezioni e poi lo vedremo. Prima di tutto fatemi dire una cosa. Queste 3 parole sono avverbi, il che vuol dire che non cambiano mai. Non potrai mai trovare scritto da nessuna parte quando, dovi o come. Forse lo potrai aver sentito in qualche forma dialettale, ma quello non è italiano corretto. E poi un'altra cosa, la devo dire per forza. Le nostre grammatiche italiane li qualificano come avverbi esclamativi o avverbi interrogativi, ma sono anche presenti in contesti affermativi, come gli esempi della mia introduzione. Quello che voglio dire è che acquistano questa definizione a seconda della posizione che occupano nel contesto della frase. E adesso non cambiate canale perché ve lo spiego. Cominciamo con quando. Quando indica il tempo. Uso questo avverbio per introdurre il tempo in cui avviene un'azione, che può essere nel presente, nel passato, vicino, lontano, in un tempo definito e in un tempo non definito. Possiamo usare quando in una forma interrogativa e vi faccio degli esempi. Qualcuno mi potrebbe chiedere: Angela, quando vai al mare? Ne parli sempre. Vado al mare il prossimo anno. Se rispondo in questo modo, non sono stata precisa, ma ho dato un tempo, il prossimo anno. Se invece a questa domanda rispondo: vado al mare quest'estate, in questo caso sono stata un po' più precisa. L'estate dura 4 mesi e quindi puoi scegliere: vado al mare a giugno, a luglio, a settembre, ad agosto, non lo so. Oppure in un'altra situazione in cui qualcun altro potrebbe chiedermi: Angela, quando sei nata? Posso rispondere: qualche anno fa, perché non te lo voglio dire. Oppure posso rispondere: sono nata negli anni 70, o un po' prima, ecco. Sono stata più precisa, ma non ti ho detto quando sono nata. Mia sorella mi ha chiesto: quando vuoi andare al cinema? Voglio andare il fine settimana. Ma quando vuoi andare? Sabato o domenica? Io preferisco andare il sabato. E adesso siamo quando in un contesto esclamativo. Io dico sempre: quando arriva il bel tempo. Vivo in Canada. Ogni tanto lo dico. Invece ho detto a mio fratello: quando ti decidi ad essere puntuale, sei sempre in ritardo quando si tratta di me. Ma lasciamo stare. Invece, se vedo una torta di questo genere, allora mi viene da dire: quando vedo una torta così, non riesco a resistere, dammene una fetta. Che ci posso fare? In questo ultimo esempio, il nostro quando fa parte di un contesto in cui possiamo definirlo affermativo, non solo esclamativo. Tutto chiaro fin qui? E adesso devo confessarvi una cosa.
Quando domenica mio marito ha preparato la sua carbonara, si è superato. Era eccezionale. Beh, in questo caso il nostro quando è solo affermativo. Ed ora qualche valido esempio per aiutarvi a capire il nostro dove. Anche dove è un avverbio, ma in questo caso è un avverbio di luogo. Se usiamo dove, vogliamo sapere il luogo in cui si trova qualcuno o qualcosa. Ed anche con dove possiamo fare esempi in cui si presenta come avverbio interrogativo. Posso chiedere dove vai? Oppure dove stai andando? Ed ancora dove sei andata ieri? Dove vai in vacanza? Invece posso raccontarvi qualcosa di me in cui uso il nostro dove come avverbio di luogo, ma in una semplice frase affermativa. Io sono italiana e la città dove sono nata è la città più bella del mondo. Qui il nostro dove indica il luogo, la città più bella del mondo, che chi di voi c'è stato lo sa, non ve lo devo dire, è Roma. Ma voglio regalarvi un altro esempio di vita quotidiana in cui il nostro dove viene sempre usato come semplice avverbio di luogo. Qualche volta succede che sono in macchina con mio marito e sfortunatamente guido io. E allora lui inizia dicendo: gira a destra, adesso gira a sinistra. No, vai dritto! E allora io rispondo: tesoro, so dove devo andare, grazie. Tutto chiaro? Un esempio invece in cui il nostro dove si comporta come avverbio esclamativo potrebbe essere questo. Se incontri un tuo vecchio amico italiano dopo tanti anni, lui sicuramente ti dice: dove sei stato tutto questo tempo? Ed ora chiariamo l'uso del come. Come è una di quelle parole italiane flessibili. Sì, la definirei flessibile. Tutti quelli che studiano l'italiano imparano queste due frasi interrogative. Come stai? Come ti chiami? Beh, in questo caso io chiedo un'informazione e il mio come si comporta come un avverbio interrogativo. Ma se voglio un'informazione e voglio usare il mio come, posso usarlo anche in quest'altra situazione. Come si usa questo computer? Me lo spieghi? Il nostro come lo trovi anche nella funzione di avverbio comparativo. Se voglio confrontare due cose o due situazioni. Ad esempio, qualcuno potrebbe dire: il mare è bello come la montagna. E no, per te il mare è bello come la montagna, per me è più bello il mare. Se lo dicono a me, chiaramente. Sempre come avverbio comparativo, potrei dire: mia cugina è alta come la tua amica, è altissima. Ed ancora il come nella forma esclamativa. Come sei elegante! Oppure, come sei abbronzata! Dove sei stata? Il come però può avere tanti e diversi ruoli nella nostra grammatica italiana. Per questo si merita un video a parte. Ma voglio concludere con due espressioni idiomatiche che sicuramente conoscete. La prima è come no? Come no? Come no? Detto con un senso ironico. Vi faccio un esempio in cui io la uso, questa espressione, e la uso in modo spontaneo ed ironico, chiaramente. Mio marito qualche volta mi dice: domani voglio andare al lago e partiamo alle 5 di mattina. Ed io spontaneamente rispondo: come no? Aspetta. Voglio dire, sottointeso, no,
Non voglio svegliarmi alle 5 di mattina. Oppure l'espressione che sicuramente avrai sentito dire o che ti è stata detta. Vieni come sei. Vieni come sei? Può capitare che qualcuno ti inviti ad una festa all'ultimo momento, ad esempio, e allora ti dica: vieni come sei. Vieni come sei? Intendono dire: vieni così come sei vestito, non c'è bisogno di prepararti. Come per dire: non è niente di speciale. Ma se lo dicono a me? No, a me non piace. Io non posso uscire di casa così come sono. Ho bisogno di prepararmi. E se vuoi che vengo alla festa, mi devi aspettare. Spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi. Lasciatemi un commento con una vostra testimonianza. E se siete arrivati fin qui, grazie, grazie, grazie per tutti i like che troverò, per aver trascorso del tempo con me e ci vediamo alla prossima. Bye!